Ciao a tutti amici e amiche del Gallo col Joypad, bentornati al mio canale e benvenuti a un video decisamente particolare, speciale diverso al solito. Oggi parlo il più brevemente possibile di Heretic and Hexen, la riedizione dei due shot 'em up first person shooter di Raven Software, uscita recentemente il 7 agosto 2025, curata da Night Dive Studios, che a sua volta si era occupati della riedizione dei primi due Doom qualche anno fa, e pubblicata da Bethesda. È una riedizione, una compilation, sono diciamo un bundle, sono già inclusi tutti e due i giochi. Più precisamente il bundle include Heretic nella versione Shadows of the Serpent Riders, che è la versione completa con tutti gli episodi, Hexen, il gioco base, Death Kings of the Death Citadel, l'espansione di Hexel con un episodio aggiuntivo, più un episodio esclusivo aggiuntivo per ciascun gioco, uno per Heretic e uno per Hexen. E se conoscete la riedizione dei primi due Doom sapete già cosa aspettarvi. Quindi abbiamo praticamente i giochi originali con qualche ritocco che girano su una Source Sport sviluppata, vista, rivista, non saprei dirvi con precisione, da Night Dive Studios, ed è disponibile sia per console che per PC, con due piccole differenze. Le versioni per console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch naturalmente hanno impostazioni grafiche già prefissate e si tratta solo dei giochi migliorati. Le versioni per PC su Steam e Google Games invece includono anche le vecchie versioni DOS. Da notare che se avete comprato Hexen o Heretic su GOG o il bundle Heretic più Hexen da Steam, il gioco vi arriverà in regalo. Ok, in aggiunta a me, per esempio, è arrivato, avevo già comprato tutti i giochi della serie Heretic, tranne Heretic 2, e quindi l'ho avuto. Ci gioco anche su Xbox perché il gioco è disponibile su Game Pass e quindi buon per chi ce l'ha. Sono sorte già delle domande a questo proposito, che cosa cambia, eccetera, eccetera. Adesso vediamo, volevo vedere un attimo, diciamo una cosa alla volta. Intanto, come vedete, questa è la mia libreria di Steam e come vedete sono due entità separate, c'è Heretic e Hexen e ho ancora il mio Hexen Beyond Heretic, Death Kings of the Dark Citadel e Heretic Shadow of the Serpent Riders. Ok? Non vengono toccate queste installazioni, a differenza un po' di quello che era dei vari Doom, Ultimate Doom, Final Doom, eccetera, eccetera, che eh, sono un po' stati spezzettati e qui non c'è hanno scavalcato il problema, è un'installazione separata. Vi faccio vedere anche questa è l'installazione di Heretic and Hexen, ok, la riedizione, e qui invece ho per esempio quella di Hexen che come vedete sono addirittura sul mio computer, sono su due dischi fissi separati eccetera. Quindi buone notizie, posso continuare la mia partita col chierico senza che ci siano problemi. Uno dei miei dubbi che avevo è che la riedizione funzionasse come aggiornamento su Steam del gioco esistente che andasse a compromettere
l'installazione, partita eccetera eccetera. Non è questo il caso, tanto è vero che se lancio Hexen Beyond Heretic ancora c'è il mio collegamento a GZDoom, ok, invece che DOSBox, e quindi posso lanciare Hexen Beyond Heretic tramite, come vedete, la cosa di GZDoom. Ok, bene, questa è la prima cosa che ci tenevo a chiarire. E quindi andiamo a Heretic Hexen. Quando lo lanciate su Steam vi viene chiesto se volete giocare alla versione DOS o alla riedizione. Allora, vediamo la versione DOS inizialmente. Quindi veniamo mandati su una, diciamo, un finto prompt di DOS che ci chiede che file vogliamo lanciare. Ok, quindi diciamo ci sono ad esempio i setup, ok, se si volesse cambiare la scheda audio eccetera eccetera. Da notare che se volete vi faccio anche vedere, a differenza delle installazioni diciamo della precedente versione, questi sembrano proprio i file presi come se fossero installati su DOS 25 anni fa. Non ci sono, non c'è una commistione di file con quelli di DOSBox, non so l'installazione di GOG. GOG tendono a mettere i loro collegamenti, i loro programmi di lancio del programma, se avete GOG Galaxy eccetera eccetera. Steam ho guardato e vi ritrovate con delle cartelle con dentro il gioco Hexen così come era stato scaricato. C'è una cartella DOSBox, il programma Steam manda a quello, c'è questo come per tanti altri giochi vecchi in DOS, adesso il prossimo DOSBox, questa finta schermata di DOS per indirizzarvi. Immagino che ci sia la possibilità con un po' di mettendo le mani a inserire una sursport nel mezzo, ok? Ma molto probabilmente se avete questa versione avete già l'installazione base di Hexen e Heretic così com'è, quindi potete tranquillamente installarvi a parte GZDoom come si faceva una volta senza tanti come dice, senza tanti stratagemmi e direttamente trascinare il WOD su GZDoom e giocare così. Vediamo un attimo, io ci tenevo per fare una comparazione fra questo Hexen, ok, e quello che andremo a vedere la versione, perché mi sono arrivati dei commenti sui miei post precedenti. Ok, ovviamente i controlli sono quelli vecchio stile, quindi ci si muove con le frecce direzionali, ok, si salta col trattino e il sottolineato, quello per capirsi il tasto alla sinistra del maiuscolo di destra, si corre con lo shift, con alt si fa lo strafing, con control si picchia e poi vedete la grafica mi appare, penso che sia in Full HD 1080x1900, anzi 1080x1000, no, 1440 più o meno non mi ricordo. Comunque come vedete non riempie tutto lo schermo, io ho un Quad HD come risoluzione 2560x1440, quindi probabilmente è un 4 terzi dal Full HD, diciamolo così. È tutto molto, non solo è pixeloso, è un po' confuso, non è ben delineato. Se avete visto i miei video mentre gioco con GZDoom la grafica è molto più pulita, ma questo effettivamente
quello con cui giocavamo 30 anni fa. Certo, solito discorso, su un tubo catodico la resa è diversa, però come vedete è un po'... in inglese si dice blurry, ok? C'è un po' di blur, ok? Si attiva lo spazio e così via, d'accordo? Tenendo la mente, non so se magari riutilizzerò questo footage per una comparazione delle due versioni. Dopodiché andiamo a vedere invece la riedizione, re-release. A volte la chiamo Enhanced Edition, edizione migliorata. C'è un motivo per cui uso questo termine, adesso ve lo farò vedere. Quindi lanciamo la versione migliorata, che ovviamente è diversa. Allora, che miglioramenti, cosa c'è di diverso in Hexen? Heretic l'ho appena testato. Allora, come vedete, ecco qua cosa è incluso nel bundle. Mi ha detto Heretic Shadow of the Serpent Riders, Hexen, l'espansione di Hexen, Death Kings of the Dark Citadel, Faith Renewed, questo è un nuovo episodio per Heretic, e Vestige of Grandeur, come si vede c'è Corax, per ben petuffato dai nostri eroi, e è un capitolo aggiuntivo di Hexen. Ok, quindi noi partiamo da Hexen. Mi scuso per la per la musica molto alta. Allora, la prima cosa, come sentite, come gli altri titoli curati da Night Dive Studios, c'è la possibilità di scelta fra la colonna sonora originale e il remix. A me i remix di Doom piacevano moltissimo, piacciono molto anche questi. Altrimenti c'è la versione che credo, anche da quanto ho letto, dovrebbe essere la versione MIDI, non è la versione CD. Però ci sono delle altre cose, c'è per esempio la versione per console di Hexen, più precisamente mi pare quella per Nintendo 64, aveva delle scene, ok, di introduzione, cutscene in inglese e altre cose che sono state aggiunte a questa versione qui, quindi è un po' un riassunto di tutte le edizioni, sperando che abbiamo preso tutte le parti migliori. E come vedete ci sono varie opzioni. Allora, brevemente, c'è il supporto per i mod, ok? E vedremo a livello di mod se si intendono solo nuovi WOD o altre cose, mod grafici, ad esempio texture diverse, migliori, ray tracing, ray tracing no ovviamente, però miglioria alla grafica o altre cose. Ravenvault ci sono tutti praticamente dietro la scena, tutto quello che riguarda lo sviluppo di questa riedizione dei giochi. E opzioni, anche qui diciamo, come non aspettatevi il caos organizzato di GZ Doom, ok? C'è ordine, non ci sono tutti gli aspetti del gioco che possono essere toccati. Non c'è, ho già guardato, non ho trovato possibilità di attivare la chase cam per giocare in terza persona, ma c'è sempre la possibilità magari tramite mod che venga implementato, ok? Poi mi sono detto, rende un po' particolare il mio playthrough del gioco originale, per cui ben venga che magari sì, non l'hanno incluso intanto, faremo così. Allora, multiplayer, c'è possibilità anche di giocare con split screen, display, questa è la versione per PC, quindi c'è anche un open video settings che non c'è su console, che consente di cambiare la risoluzione, ok, vertical sync, eccetera eccetera, e così via. Tutta una serie field of view, bobbling, il mirino, può essere cambiato il mirino, la forma, toglierlo, metterlo, farlo più grande. Di default il mirino cambia colore quando è abbastanza vicino al bersaglio da attivare l'auto aim, dato che c'è il mouse look
di default non c'è l'auto aim, ok? Come in giochi più moderni, come visto per la riedizione di Doom e Doom 2. C'è anche extra lighting, ok? Che si può aggiungere. Uno dei commenti ha detto non ci sono l'illuminazione che c'è con Gigi Doom. Si può provare con questa impostazione a vedere se cambia qualcosa. Una cosa vi farò vedere la grafica hanno cercato di tenerla più fedele all'originale, quindi non ha quella non è liscia, diciamo, liscia come quelli di Easy Doom, è pixellosa, però è ben definita, non ha quell'effetto slavato, ok, che abbiamo visto poco fa, eccetera, eccetera. E poi ci sono, vabbè, i controlli, è già preconfigurato con i controller, si può giocare con controller, tastiera o mouse, anche su console, d'accordo? Language è stato tradotto in varie lingue, c'è anche l'italiano, sorpresa sorpresa, e come detto si può scegliere fra la colonna sonora, c'è il remix, l'originale e il MIDI synth. L'original penso è preso dall'hardware originale. Allora, non è quello del CD, ma quello del CD, mi sono documentato, era migliore perché era stato registrato tramite la Sound Canvas, ok? Era per quello che era migliore del MIDI normale. Sarebbe, io non mi sono preso a briga di guardare se queste registrazioni prese dall'hardware originale significa che non è quella del CD, ma sono andati alla fonte, hanno preso una Sound Canvas e hanno registrato quello che produceva Sound Canvas per avere lo stesso effetto del CD, anche se non è quello del CD. Comunque, questo è il remix e questo è l'originale. Questo è il synth FM e questo è il MIDI synth. Ok, bene, c'è 3D audio, volendo, ok. D'accordo, vediamo il gioco. Allora, una cosa che mi è stato detto, ho giocato a Heretic, la balestra spara 5 dardi invece che 3. Cosa è successo? Allora, c'è una serie appunto di miglioramenti. Ora, se voi fate single player, fate new game, voi iniziate una partita dal principio con tutti i miglioramenti, ok? Se invece volete configurarlo, dovete fare level select. Questo non è immediato, ok? Qua per esempio per Heretic comincerete dal primo livello del primo episodio, il porto, ok? Qua potete cominciare dai 7 portali. Non ho mai provato, non so se si parta proprio dai 7 portali o da la Winnowing Halls, come si chiama? Il corridoio della cernita. Ok, potete cambiare i livelli di difficoltà come all'inizio della partita che vi chiedono con i vari titoli, patriarca, vescovo, prete, eccetera, eccetera, per il chierico. E infatti ce ne sono 5, very easy, easy, medium, hard. Ok. Poi c'è gameplay modifiers. Qui dovete andare e ci sono allora use multiplayer items. Allora, una cosa che non sapevo fino a qualche mese fa è che nel gioco originale le mappe per il multiplayer sono leggermente diverse da quelle single player. In più c'è anche, mi pare, un livello in più esclusivo al multiplayer. Nelle mappe
per il multiplayer ci sono delle stanze normalmente non accessibili e ci sono degli oggetti normalmente non presenti. Ok? E quindi volendo potete giocare nel single player però con le mappe da multiplayer per avere queste cose qua. Potete giocare senza mostri o potete giocare con mostri più veloci per rendere la cosa più difficile. Ok? E poi ci sono le 4 migliorie, per quello si chiama Enhancements, per quello io tendo a chiamarla Enhanced Edition, anche se, ripeto, il termine corretto è una riedizione, re-release, si parla sempre di re-release, non ho trovato nessuna parte che ha parlato di remaster o Enhanced Edition, però qua si parla di Enhanced qualcosa e quindi mi viene a chiamarla così. Allora, c'ho livelli migliorati, ok? Ci sono praticamente degli accorgimenti che migliorano la navigazione nei livelli e rendono i puzzle più, eh, più lineari, meno oscuri. Ad esempio, io ho già giocato un po', sono arrivato ai 7 portali. Prima non c'era, adesso davanti al settimo portale, se avete presente i miei video, ci sono delle icone che rappresentano i tre switch, le tre parti del puzzle da attivare e altre tre icone che rappresentano le chiavi, la chiave del guardiano la chiave d'acciaio, la chiave di fuoco e la chiave di ghiaccio e si illuminano in base a che punto siete arrivati ehm, diciamo col livello, ok? Poi ci sono nemici migliorati e fanno l'esempio, per esempio, i centauri. Avete visto anche che i centauri sono solamente una parete di tempo finché non arrivate ai massacratauri che vi sparano dietro. Ehm, Li ha migliorati. Una cosa che ho notato, per esempio, gli Ettin sono molto più pericolosi. Fanno molto male se vi colpiscono e tendono a essere un po' più reattivi. Ehm, Prima con il chierico nel gioco col gioco base, trovo molto facile tenerli a distanza e potevo danzargli attorno e comunque, colpirli con la mazza, adesso non è così semplice. Oggetti migliorati, ve migliorate fleccette del guerriero, devo ancora vederle, ma quelle di prima non le avete viste, non ve l'ho fatto vedere. In pratica era una granata che veniva fatta ruzzolare, rotolare lungo il pavimento. Doveva essere l'idea era quella di dare un attacco a distanza al guerriero che altrimenti fino al secondo livello, quindi al martello del castigo, non ha attacchi a distanza. Però per esempio basta che ci sia un fosso, qualcosa, un dislivello sul pavimento e non è utile. Quindi ben venga che sia migliorata, è da vedere come è stata migliorato. E è stato migliorato anche il servitore oscuro, Dark Servant, che è quel grosso minotauro, voi non avete ancora visto. E uno degli oggetti più rari, mi pare che ce ne siano 4 o 5 in tutto il gioco, non ce ne sono tanti. E alla fine si tratta semplicemente di un'esca, perché non è che facciano chissà che cosa, non sono molto utili, quindi anche lì, sì, doveva essere un oggetto, è un oggetto epico e invece veniva lasciato. Infine, armi migliorate. Il chierico ha mazza e scudo e vengono ribilanciate le armi del mago. E è la stessa cosa su Heretic invece dicono abbiamo dato un oomph extra, che è un modo di dire inglese per dire che hanno pompato, verrebbe da dire in italiano, alcune armi in modo da renderle più, non solo più utili, ma anche più soddisfacenti da fare,
Nel caso della balestra eterea hanno aumentato di 2 il numero di dardi, quindi dovrebbero fare 5 dardi normalmente, 7 col tomo della conoscenza. E anche una cosa, non tanto Hex and Heretic, a detta di molti, c'era uno sbilanciamento serio nelle armi. E la cosa più che mi dava da pensare è leggere nei commenti come alcune armi, tipo quel bastone magico che lancia le granate, le mine, non mi ricordo come si chiama, non è il bastone fenice, e alcuni dicevano che era la migliore arma del gioco, altri dicevano è inutile, non la uso neanche. Ok, quindi chiaramente quando ci sono queste opinioni discordanti, vuol dire che comunque ci deve essere qualcosa nel design che non funziona, perché si va da un estremo all'altro. Qualcuno ha avuto un'idea migliore degli altri su come usarlo, quindi lo usa in maniera più efficace. Non so, comunque questo. Per quanto riguarda Hexen, abbiamo questa novità. Sono curioso di vedere il bilanciamento delle armi dei mago, che se voi avete guardato il mio playthrough in inglese, come vedete io per metà del tempo, anche più avanti, uso la bacchetta di zaffiro. Poi, se ho mana da spendere, uso volentieri l'arco della morte, il fulmine magico, perché quello è fantastico come arma, però costa molto, quindi va usato con cautela, mentre le schegge di ghiaccio, proprio se proprio so mana blu da spendere, le uso, altrimenti potrei fare anche a meno. Quindi magari invece la scudo e mazza del chierico provato c'ha la possibilità di proteggersi con lo scudo, che perché te riduce sensibilmente i danni che arrivano. Normalmente un Ettin fa sugli 8-10 punti ferita, con lo scudo alzato ne fa 2. Certo, mentre hai lo scudo alzato non puoi colpire, per cui si può trovare un bilanciamento, ma questo è quanto. Quindi se voi volete cominciare, dico sì, io voglio giocare con, per esempio, non con le armi migliorate, ma con le cose di livelli, potete fare così. Dopodiché, quando partite, c'è il filmato che ve lo risparmio e partiamo dalla Winnowing Hall. Ok? Winnowing Hall. Eccola qua, vedete? E qua vedete la grafica che, come vedete, non ha niente a che vedere con quella precedente. È pulita, è pixellosa. Guardate i magli del guerriero, sono molto pixellosi, non sono quelli belli lisci, le texture sono belle, le diagonali sono fatte bene, eccetera, eccetera, di una Soul Sport GZ Doom. Però ovviamente qua è fluidissimo, ok? Poi il mirino ve lo cambiate come volete, ok? I comandi ci sono tutti. In Heretic non c'è il salto perché non era previsto e farebbe diventare alcune parti del gioco saltabili, ok? E questo è quanto, ok? Poi volendo, io per esempio gioco a tutto schermo, è tutto personalizzabile e quant'altro. Ok, io volevo solo farvi vedere, ok? Quindi si salta, ok? Non ha un coso alternativo. Un attimo c'è una questione con i tasti perché alla fine c'è solo il chierico che usa d'accordo, questo mi pare fatto abbastanza, vedere abbastanza. Io ho giocato su Xbox con il chierico, quindi non ve lo posso far vedere qua di fila, ma c'è una cosa che nessuno aveva ancora menzionata
quando ci ho giocato è quello che nel livello centrale di ogni macro livello, di ogni episodio, diciamo, quindi nel livello hub, viene data possibilità di cambiare classe. Quindi è come se i tre eroi, Baratus, Daedalon e Paraias, viaggiassero assieme e si dessero il cambio, ok? E uno si avventura. C'è un tomo ehm, che potete azionarlo come una porta e vi viene data possibilità di cambiare personaggio. Ogni volta che trovereste un'arma, ok, in ogni livello trovate tutte le armi previste per quel livello. Quindi all'inizio dei sette portali, normalmente su un piedistallo triangolare trovate il bastone serpente del chierico, l'ascia il misantropo del guerriero, schegge di gelo del mago. Li trovate tutti e tre. Una volta che li prendete tutti e tre, quando cambiate classe, tutti e tre i personaggi hanno quell'arma lì. Ok? Poi dal secondo livello, il bosco scuro, invece le armi sono distinte, per cui magari troverete subito l'arco di morte che a 20 metri dal punto di partenza del livello, quindi il mago avrà già la sua terza arma. Con il mago magari andate avanti e trovate le altre due armi, ok? E da lì la cosa eh, prende piede. Poi la scelta spetta al giocatore se giocare con una classe sola dall'inizio alla fine oppure utilizzare questa possibilità e cambiare classe anche per vedere una anche per vedere, magari le differenze fra i personaggi, le armi, okay, senza dover rigiocare tutto il gioco, 8 ore per arrivare al terzo mondo per avere la quarta arma definitiva sbloccata, per ognuno. No, poi da vedere gli achievement, non li ho neanche controllati che cosa prevedono, che sfide ci sono. Vedo che su Steam ce ne sono ben 44, non ho anche guardato su Xbox quante sono, e quindi c'è anche quello. Questo mi porta però a rivedere i miei piani, perché inizialmente pensavo, beh, lo gioco la versione storica con Gigi Doom, Chierico sul canale italiano, Mago sul canale inglese, e dopo magari gioco la riedizione scambiando classe, quindi Mago sul canale italiano, Chierico sul canale inglese. Si possono giocare tutte e tre le classi contemporaneamente adesso, e quindi mi viene da pensare, cosa faccio? Allora, magari ditemi anche voi cosa ne pensate, vorreste rivedere qualcosa oppure magari lo andate a vedere sull'altro canale senza che vada a riproporre due volte il stesso contenuto a questo punto, eccetera, eccetera. Quindi aspetto anche il vostro feedback sui prossimi video. Intanto sapete che io andrò avanti con la mia partita con Parias il Chierico con la versione base modificata e, e quindi c'è anche questa possibilità, però prima di iniziare quattro partite senza tener conto di Heretic e via discorrendo. Ultima cosa, c'è chi si chiede Hexen 2 e Heretic 2. A questo punto non escludo che siano già in lavorazione o che adesso si sia Night Dive Studios o un altro studio si siano messi, perché anche per Quake 1 e 2 sono state fatte delle riedizioni, ok? Che poi sono arrivate anche su console, e quindi a questo punto, visto che Hexen 2 e Heretic 2 erano basati sul Quake Engine, una volta chiuso il capitolo Doom Engine, ok, può essere che stiano lavorando anche per quelli.
sarà da vedere. D'accordo, e a me pare di aver detto tutto quello che avevo da dire, ok? Quindi aspetto i vostri commenti, le vostre domande, il vostro feedback per quanto riguarda cosa fare su questo canale, cosa registrare, cosa no, e io intanto vi saluto e alla prossima. Ciao!